Vediamo se riesco a mettere la la telefono in modo giusto. Ok, dovremmo esserci. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In realtà è una live e semplicemente terrò questa live un po' come chiacchierata, dato che stiamo tornando a fare le live. Ho appena finito la live su Instagram e su TikTok. Il martedì è il giorno che io mi prendo per fare i contenuti, quindi faccio palestra, faccio la doccia e poi mi metto a fare i video. Dico, sai cosa, dato che vi era piaciuto, prima di partire per il Giappone, questa cosa delle live, continuiamo, quindi il martedì sera, se vi fa piacere, continuerei con le live, semplicemente una chiacchierata, una mezz'oretta per stare con voi e magari prendere degli argomenti e parlarne. Questa sera vorrei ovviamente raccontarvi un po' com'è stato il rientro, come sta andando, ma più che altro vorrei farvi una domanda e discutere con voi su argomenti di YouTube che vorreste vedere da parte mia. Dato che sto cercando pian piano di cambiare un po' i miei contenuti, di portare cose che piacciono a voi, che volete vedere, cose che magari sono un po' più un documentario, anche quello che faccio io, magari la mia routine sulla cura, sul benessere, la cura di sé, magari portarvi un po' più di meditazione, argomenti interiori, cose che vi erano piaciute, un misto tra quello che faccio a livello interiore, un misto tra quello che faccio a livello esteriore, sto provando nuove estetiche, nuovi format, voglio un po' trovare la mia, dato che in realtà su YouTube o comunque sui social faccio video da un bel po', ma non sono mai riuscito veramente a trovare tipo un mio format in cui mi sentissi a mio agio, che funziona davvero, che la gente vuole vedere. Ogni tanto andavo, ogni tanto no, ho cambiato anche varie lingue, mi ha portato ad avere questo misto di persone che mi seguono, un po' particolari. Ho aperto anche dei canali secondari in inglese in cui parlo di altre cose, ma su questo canale e anche sui miei Instagram e TikTok vorrei arrivare a parlare un po' più di cose specifiche o comunque di fare cose che vi piacciono, creare un po' una community attorno anche a qualcosa che piace anche a voi, quindi non andare sempre a tirare a indovinare. Quindi vorrei sapere anche da parte vostra quali sono delle idee video che vi piacerebbe vedere sul mio canale. Perché comunque ho un sacco di cose che vorrei dire e forse sono troppe. Perché anche semplicemente nella mia routine io guardavo, l'altro giorno ero fuori con dei miei amici, ho iniziato un po' a riprendere la mia routine, un po' a riprendere tutto, e parlavamo di sonno, parlavamo di una routine sana, l'allenamento e tutto, e dicevo, cavoli, ma in realtà le persone normali, perché io vivo qua nella mia stanza ormai a livello monaco, e non mi accorgo di quello che accade fuori, ma quando vado fuori mi accorgo, cavoli, ma la gente è normale non fa allenamento o non sanno come dormire, come mangiare, come allenarsi, come meditare, non sanno cos'è il journaling, non sanno bene la salute mentale, non hanno idea di questi argomenti che magari possono aiutarli. E quindi ho pensato, sono cose di cui potrei parlare, quindi documentare anche un po' più quello che faccio, anche perché comunque contate che ci investo veramente tanto tempo al miglioramento personale, ci investo tanto, 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 tanto tempo da anni e anni che, vabbè, a parte i miei corsi, libri e tutto, ma anche il provare, non provare, fare esperienza, errori, non errori, quindi è veramente anche, potrebbe essere, cioè, dato che aiuta tanto me, mi fa piacere condividerlo e quindi magari può aiutare qualcuno, una persona, anche se solo fosse una persona, sarebbe, diciamo, ne varrebbe la pena. Quindi cercare di parlare un po' più di contenuti che a voi fa piacere ricevere e ascoltare. Quindi sto un po' cercando altri tipi di format, vari tipi di format, vari tipi di cose. Quindi fatemi sapere cos'è che può piacervi. Salvatore, eccoti qua. Proprio di quello parlavo prima, il giusto format potrebbe rendere di più anche in termini personali di crescita del canale. A me personalmente i tuoi video sono serviti per scoprire altri prodotti. Ok, tu conta che quando io ho iniziato il canale, una delle persone a cui mi ero ispirato, perché in realtà ho una piccola passione, piccola grande passione, per la tecnologia e l'innovazione. Quindi uno dei canali che ho sempre seguito è Unbox Therapy, che è questo ragazzo americano che praticamente fa video facendo l'unboxing e recensendo gadget di qualsiasi tipo, soprattutto nell'ambito della tecnologia. Però all'inizio mi piaceva questa cosa di ricevere gadget dall'esterno, gadget dai brand, provare io prodotti
e testarli, e quella era un'idea. Quindi in effetti, se vi può far piacere, un'idea potrebbe essere, sì, fare tipo più recensioni di prodotti, anche cose di cura di sé. Ad esempio adesso mi è appena arrivata la Theragun Mini, questo massaggiatore portatile, e lo sto usando tantissimo. Non me l'hanno inviato, l'ho comprato, perché l'avevo vista in Giappone, e quindi anche quello è un video. Insomma, ci sono tante cose di cui potrei parlare, però vorrei anche trovare tipo un mio format un po' più tipo specifico. Cioè è difficile creare una community attorno magari a degli unboxing. Forse sì, lui l'ha fatto, però lui si chiama Unbox Therapy, cioè lui è proprio dedicato tutto quello che fa attorno a quello. Però sicuramente potrei fare più unboxing, quindi grazie Salvatore per il consiglio. Quello sicuramente è un'ottima idea. Se avete altre idee, dai, sparatemi idee, qualsiasi idea la ascolto volentieri. Flavio, come va? Tutto bene, Flavio, tutto bene. Flavio, che tipo, e tutti voi, che tipo di video vi piacerebbe? Cioè, datemi un'idea di un video da parte mia che vi piacerebbe vedere. Cos'è un video che dite, cavoli, mi piacerebbe sapere questa da parte di Marco, mi piacerebbe sapere, non so, qualsiasi cosa, che sia profumi, che sia capelli, che sia cura di sé, che sia cura interiore, che sia filosofia, salute mentale, psicologia, in realtà sono tutti argomenti che mi piace coprire perché sono veramente il mio pane quotidiano, ma anche tipo gadget, come mi ha detto Salvatore, tecnologia. Voi personalmente c'è qualcosa che dite, cavoli, questa cosa non ne parlano in molti e mi piacerebbe qualcuno che ne parlasse, oppure addirittura mi piacerebbe che Marco parlasse di questa cosa? Perché io, vabbè, ovviamente adesso sono stato in Giappone, quindi il mio ultimo format è stato documentare un po' il mio viaggio, però ho visto che non è piaciuto tanto, cioè nel senso che la gente che ha guardato i video era contenta, però allo stesso tempo pochi hanno guardato il video, quindi non so, è un format che a me piace, ma forse sbaglio a fare i vlog così. Lorenzo93, ciao Marco, ciao Lorenzo, aspetto anche la tua opinione sui video. Salvatore, ora come ora, vedi, paradossalmente mi interessa cercare un buon trolley da viaggio e sto letteralmente impazzendo tra Keyway e Samsonite e non riesco a trovare uno giusto, soprattutto anche carino. Ah, ok, quindi a te piacciono proprio i gadget, queste cose qua, va bene. Io uso American Tourister, semplicemente per il rapporto un po' qualità-prezzo e perché era Total Black, quindi cercavo qualcosa di minimal e ho comprato le tre dimensioni, piccola, medio, grande, per i viaggi, quindi le uso un po' per tutto. L'unico problema è che hanno sempre le ruote, ma in generale la maggior parte delle valigie hanno le ruote tipo piccoline di plastica e quindi portarle in giro tipo sull'asfalto è un po' un problema. Grazie per il coinvolgimento, ma figurati. Anzi, grazie mille per guardare la live. Se avete qualsiasi cosa, ragazzi, io sono qui, quindi volentieri idee, video, anche poi ovviamente lascerò questa live come video normale, quindi poi nei commenti oppure in privato potete scrivermi se vi vengono in mente altri video, cioè altre idee video. Ciao Marco, secondo me è anche qualcosa di strutturato sull'allenamento. Penso che l'integrazione del discorso mente e corpo è sempre interessante. Pensa, e adesso ti do una chicca, che i miei primi video sul canale, su YouTube in generale, erano video di fitness, in inglese. Cioè, perché? Non lo so, forse ero magro e ero un ex nuotatore, pensavo che il mio unico valore fosse dato dal corpo e quindi dicevo, facevo i video senza maglia, cioè ragazzi ero qua nella mia stanza, toglievo la maglia, non sapevo cosa stavo facendo e facevo il video. E facevo dei video tipo a volte anche tipo 5 minuti di addominali, tipo fate con me 5 minuti di addominali, una roba così in inglese. E poi in realtà mi sono accorto che uno del fitness non ne sapevo, cioè ne so per quello che faccio io, ma se mi metto a fare tipo video di nutrizione, cose varie, c'è gente che ovviamente è esperta, ci sono medici e tutto, e quindi avevo un po' evitato. E poi mi sono accorto che non mi piaceva tanto perché quando dovevo mettermi a fare il video dovevo sempre imparare l'argomento, non mi veniva fuori in automatico. Invece, ad esempio, altri video non mi serve neanche uno script, un copione, un qualcosa, mi viene fuori semplicemente perché lo so e mi piace. Però alcuni video di fitness a modo mio in effetti potrei farli, tipo un po' un benessere, una cura di sé, un qualcosa.
Credo che se fai esattamente quello che ti appassiona ti porterà sempre lontano. Esatto, ma il problema è sapere cosa ti appassiona, primo, e 2, scegliere tra le cose che ti appassionano. Quindi sì, seguire i miei interessi è un po' l'obiettivo di quest'anno, però non è così facile come sembra. Sta di fatto che hai fatto sempre video interessanti anche se non avevi un format ben specifico. Credo che ogni contenuto abbia lasciato qualcosa, quindi grazie a te. Grazie Salvatore, veramente questa cosa mi fa un sacco piacere. Il problema è che serve un filo conduttore un po' più specifico, perché anche a me piace fare video così, ma al canale no, cioè alla gente non piace perché purtroppo serve che ti ricordino per qualche motivo specifico, se no non si crea una community, non si crea un filo logico e quindi la gente si iscrive magari oggi per una cosa, però domani si iscrive per un'altra, quindi serve della coerenza che devo trovare. Perché per me sembra coerente, ma poi mi accorgo che magari per una persona che guarda no. Lorenzo 93, allora io credo che tu abbia fatto un buon lavoro per la creazione dei tuoi contenuti, però devo recuperarli. Alcuni ho intravisto i tuoi shorts, ma di video interi ne hai pubblicati? Certo, certo, pubblico video interi. Però devo alcuni ho intravisto i tuoi shorts, ma di video interi ne hai pubblicati? Ma di che argomento parli? Perché io faccio video cioè faccio video interi, come dici tu, cioè così, il formato lungo, da anni, veramente da anni. Aiuta molto, vedi in giro, mantenere fortemente una coerenza. Sì, esatto, esatto. Fragrance Under the Bridge. Immagino che a te piacciono i profumi. Però capisco. Quale paese pensi di visitare? E penso... Ah, sul Giappone intendevi, Lorenzo. Sì, esatto. Ho fatto anche dei video lunghi, ma sono andati male e non so perché. Non so il perché. Magari non erano dei vlog coinvolgenti, non lo so, però è un peccato perché cioè, ho mostrato veramente delle cose belle. Cioè, proprio non se li ha guardati nessuno. Quale paese pensi di visitare, Flavio? Penso di visitare almeno una volta, spero tutti i paesi. Però se dovessi tornare come base da qualche parte, tornerei in Giappone. Cioè Tokyo veramente mi è piaciuta tantissimo. Un passo, cioè una spanna sopra tutti i paesi che ho visitato finora. Salvatore, molte persone hanno sfondato facendo semplicemente recensioni di profumi, ma più li vedo e più mi rendo conto che probabilmente li fanno solo per raggiungere numeri, ma non per interesse personale. Esatto, esatto, perché sì, è vero, cioè se io volessi fare 100.000 iscritti, non ci vuole niente. Nel senso che mi metto lì il nome, Marco Profumo, il profumo e faccio 100 video, top 10 profumi da uomo, top 10 profumi di nicchia da uomo, top 10 profumi da donna, il migliore profumo di sempre, con questo profumo spacchi tutto, cioè video, cioè profumi economici, cioè in realtà non ci vuole niente. Il problema è fare qualcosa che mi interessa e che non sia, cioè che sia coerente e che sia qualcosa di, cioè non tanto per fare i numeri, cioè a me i numeri piacciono ovviamente come a tutti, ma non è l'obiettivo fare i numeri, quella è una conseguenza del fare qualcosa che ti piace. Quindi sto cercando un po' la cosa che interessa a me, ma anche a voi. L'importante è che tu ti sia divertito e che sei stato bene. Vero? Certo, ovviamente quello sì. Ciao Marti, come stai? Bene, bene. Marti, anche te, fammi sapere se hai qualche video, qualche idea video che ti piacerebbe vedere da parte mia. Stiamo parlando di contenuti, di social, tra l'altro grazie mille ragazzi, veramente mi state aiutando tanto perché è un po' un'introspezione anche mia, questo video è un po' una terapia anche personale quasi, parlare così con voi, quindi grazie mille. Perché ad esempio ho aperto anche un canale secondario reaction, però in inglese, e sta andando bene, ma lì sto seguendo proprio tipo i numeri, cioè seguo quello che la gente vuole. Ma in effetti seguendo i numeri dopo un po' diventa noioso. Ciao Marco, sono Boris. Ciao Boris, è da poco che ti seguo perché anch'io ho i capelli lunghi e come te, cioè come te, e solo come te, solo i miei sono leggermente mossi. Ho visto tanti video tuoi e ho preso tanti consigli da te, perciò sui capelli. Ok, perfetto. Grazie mille del feedback. Allora, volentieri, nel senso che una cosa che potrei fare molto probabilmente è cercare di fare tipo un po', perché comunque ho notato che la maggior parte di voi mi ha iniziato a seguire per ambito comunque cura di sé, beauty. Quindi cercare di creare un po' una cura di sé, beauty,
ma più a modo mio, cioè più magari, interiore, inserendo magari le mie abitudini, inserendo magari la mia routine, inserendo magari anche consigli di vario tipo, dei vlog, quindi magari provare in qualche modo. Recupererò i video sul Giappone, ho visto quello di Okinawa comunque, grande Lorenzo. Non devi assolutamente, però se li guardi ti fa piacere volentieri e in caso mi fa ancora più piacere se lo guardi e mi lasci un feedback. Un feedback vero, non mi offendo, niente, voglio semplicemente che magari o mi lasci un commento, o mi scrivi e mi dici guarda Marco, ho visto il video, mi è piaciuto questo, non mi è piaciuto questo, da capire, perché purtroppo quei video li ho fatti, a me è piaciuto farli, li ho fatti molto volentieri, ho mostrato un sacco di cose, ma non se li ha guardati nessuno. E non so se è per il video in sé o perché il mio canale magari non è indirizzato sui viaggi al momento, non lo so. Oh certo, grazie Lorenzo, gentilissimo, perfetto. E anche voi ragazzi, se guardate i miei video, fatemi sapere super volentieri dei feedback. Quando mi lasciate un commento, io non mi offendo per nessun motivo, siate totalmente trasparenti, sono qua alla fine con voi e faccio i video per voi alla fine. Quindi molto 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 volentieri fatemi sapere cos'è che volete che io mostri. Comunque ho visto i tuoi video sull'India, non so se ti ricordi di me. Ok, ok, i video sull'India, quelli in realtà sono andati un po' meglio, un po' meglio confronto a quelli del Giappone, però dipende tanto da tante cose. Marti, qualcosa sulla salute mentale sarebbe interessante, anche se ne sto uscendo dopo anni. Ottimo, sono molto contento. Però sì, integrare secondo me cura interiore con quella esteriore è forse una delle cose che potrei fare, perché non c'è quasi nessuno che lo fa. Almeno io non conosco nessuno. E siccome sono due ambiti, partendo un po' dal mondo beauty di quando ero piccolo, no? Al mondo del modello, eccetera, al mondo invece della meditazione, dello yoga in cui sono ora, copro un po' entrambe le cose. Quindi forse potrebbe essere un mio pro, un mio punto di forza il commentare, cioè il parlare di entrambe le cose. Perché ti avevo commentato e tu mi avevi risposto, bro. Ottimo. Allora, non mi ricordo esattamente il commento, però molto, molto probabile. Se ti ho risposto vuol dire che era un bel commento. Grazie mille comunque, Lorenzo. Fa caldissimo comunque. La cura interiore mi ha migliorato anche quella esteriore. Esattamente, esattamente, perché la gente pensa sempre che siano due cose staccate, ma in realtà si tratta sempre di sé, ma più che altro è di essere, di arrivare, vabbè, a livello esteriore magari arrivare alla versione migliore di sé, sembra una frase stupida, ma è semplicemente ok, può essere utile in società, può essere utile anche per se stessi, ma nel momento in cui stai bene dentro, fuori esce tutto ed è utile in generale, ma anche semplicemente per se stessi, cioè qualcosa che tu dici: "Okay, voglio qual è la cosa che mi fa star bene? Connettermi con gli altri, arrivare a questo obiettivo, eccetera." Cioè partendo da te, arrivando ad essere una persona più consapevole, fai le scelte migliori e questo ti aiuta a migliorare sia a livello esteriore che interiore. Anche se gran parte allora, quello interiore mi ha migliorato anche quello esteriore, anche se gran parte anche se gran parte della parte esteriore è merito tuo. Tranquillo, tranquillo. Ottimo, ottimo, sono contento, sono super contento. Bene, bene, bene. E basta ragazzi. Quindi io comunque adesso terrò questo video, cioè questa live come video, quindi sarà un video che lascerò sul canale, quindi in caso la gente mi potrà mettere dei commenti, anche se vengono in mente delle cose. Ciao Sara, come stai? Tutto a posto? E se vogliono lasciarmi dei commenti o comunque se volete anche scrivermi su Instagram o da qualche altra parte, se non avete voglia di mettermi il commento con idee per i video, cose che vi piacerebbe vedere sul mio canale, volentieri, cioè io rimango disponibile per tutto. Quindi, ciao Jesse, grazie di lasciare live, ma figurati, grazie a voi ragazzi, cioè veramente a me fa solo che piacere. Anche perché tra un paio di minuti la chiudo così non la rendo troppo lunga e, e grazie mille di tutto. Quindi se avete qualsiasi cosa, rinnovo l'invito, volentieri, sono disponibile, potete scrivermi in privato, potete lasciare un commento. Idee per i video, feedback, cose che vi piacerebbe vedere da parte mia, domande, qualsiasi cosa.
Jesse, allora come vi siete trovati in Giappone? Molto molto bene. Adesso uscirà questa settimana un video con Matteo, mi sembra, poi l'ultimo vlog di Miyakojima e poi un video riassuntivo del Giappone in cui spiego quanto abbiamo speso, come è stato, un po' un voto finale, ma piccolo spoiler, è andata tutto troppo bene, quindi veramente bene, abbiamo speso il giusto, ci siamo trovati da Dio, ogni giorno visitavamo qualcosa e Okinawa è stato bellissimo, non vedo l'ora di tornare, quindi sono già stufo dell'Italia, dei commercialisti e di tutto qua, ho bisogno di ritmo, ho bisogno di esplorare, ho bisogno di vita e non penso che sia scappare dalle mie responsabilità, penso che sia proprio una call verso fare qualcosa di nuovo, penso di essere in questo momento della mia vita. Qua è un po' come un libro già letto, sono un po' stufo. Marco, ma tu giochi alla PlayStation, Marco? Perché mi ricordo che hai la Switch. Ho la Switch, la PlayStation purtroppo non gioco, nel senso che giocavo quando ero più piccolo, adesso non ci gioco più. A volte gioco col Game Boy, cioè scusami, con la Switch, a Pokémon o altre cose per distrarmi. E adesso sto giocando a Pokémon Spada la sera, 20 minuti così proprio in relax quando ho finito tutto. E gioco col telefono a volte in momenti morti, ma non passo tanto tempo a giocare. Top Japan, perfetto. Ti capisco, ti capisco. Giappone penso che sia, non è la terra promessa, ma ci va molto vicino. Mannaggia. Mi fa piacere sapere che la sensazione di tornare in Italia non è stata "oh, sono a casa", ho paura che anche per me sarà così, sentirò là come casa mia. Esattamente, cioè io pensavo di arrivare qua, come vi dicevo, e di dire cavoli, finalmente un po' di riposo, la pizza, i miei genitori, la famiglia. Niente, nessuna sensazione, anzi, forse un po' di depressione post viaggio. Possiamo scriverti nei commenti dei suggerimenti per nuovi video? Certo, anzi, devi, molto volentieri, è quello che cerco. Lorenzo 93, perché sta uscendo un gioco troppo figo, si chiama Wu Chang, non conosco. Hai ragione, non conosco, so che uscirà tra poco, cioè a ottobre, il nuovo Pokémon, a me piace molto Pokémon, sono cresciuto con i Pokémon, quindi guardo quello e Nintendo in realtà alla fine è un po' un casual gaming, mentre la PlayStation mi sa un po' più da impegno, un po' impegnativo. Nintendo ha sempre fatto tutte console, diciamo, per il casual gamer, quindi qualcuno che gioca un po' ogni tanto, no, come me, e quindi mi ci trovo benissimo. Io oggi ho finito Death Stranding 2 con le lacrime, cavoli, mi hanno detto che è bellissimo. Hideo Kojima, no? L'ha fatto, io lo seguo su Instagram e vedevo i trailer e sembra pazzesco, anche se non ho idea di che cosa parli, ma la grafica e tutto sembra bellissimo. Magari fare video su acconciature capelli da poter fare. Allora, sì, allora potrei farlo, ma in realtà io non saprei cosa dire perché questa è la mia acconciatura da sempre e quindi potrei inventarmi qualcosa, ma questo è stato il tuo primissimo passo come modello, prima agenzia o simili? Ciao Luca, il mio primo passo è stato far delle foto tipo amatoriali e postarle sui social. Poi una mia amica mi ha notato e mi ha detto io faccio questo lavoro qua, ti va di fare questa cosa, stiamo cercando qualcuno per questo lavoro. Da lì ho fatto una sfilata, ho postato le foto, poi le prime altre foto e poi ho iniziato a chiedere alle agenzie e le agenzie alcune hanno risposto, altre no e da lì è partito. Poi ci sono stati concorsi, ma quello non è proprio vera moda. Questo weekend dovrebbe uscire un video con Matteo in cui parliamo anche della moda e come nel mondo del modello. Te lo consiglio se hai tempo, perché fondamentalmente sei un corriere, però farai grandi viaggi, perciò farai grandi viaggi, e ovviamente partendo dal primo. Sembra interessante. Quasi quasi, è che non ho l'ultima play. Le acconciature per ricci sono un qualcosa di veramente complicato da realizzare bene, ne so qualcosa. Ecco, ti capisco. Infatti io sto così quasi tutto il tempo. Probabilmente la prossima volta che vado dal parrucchiere mi faccio un taglio un po' diverso. Voglio togliere un po' questo ammasso qua sotto e farli un po' più scalati, quindi un po' più gonfi e un po' più alti, invece che tutti giù. Quindi vediamo. Va bene ragazzi, vedo che non ci sono altri commenti o altre domande, quindi finisco la live così non diventa troppo lunga anche per chi vuole vedersela dopo. Continuerò ragazzi martedì prossimo con una nuova live, se volete io parteciperò volentieri.
E quindi basta, per qualsiasi domanda scrivetemi pure in privato, scrivetemi nei commenti per qualsiasi cosa. Grazie mille per le idee per i video, continuate a scrivermele molto volentieri, datemi feedback, sono qua apposta, fatemi sapere cosa volete vedere da me e ci vediamo al prossimo live. Marti, Brusto e Ricci, ho preso il set styling della Marco Noel, uno dei migliori. Buonanotte Marco, continua così, grazie Sara. Parrucchiere, posso dirti che stai bene sia così che con un po' più corti, probabilmente li farò leggermente più corti, soprattutto dietro, un po' più scalati in modo che siano più alti e non qua sotto. Vediamo. Buonanotte bro, grazie di tutto, ti faccio sapere per i video sul Giappone. Perfetto Lorenzo, aspetto tutto. Notte bello. Ciao ragazzi, buonanotte, grazie mille di tutto, grazie per la compagnia, mi fa sempre un sacco piacere. Ciao Jessy, ciao a tutti. Ciao ragazzi.